Non è facile rendersi conto del nostro vero posto nell'universo. La gravità ci tiene incollati alla superficie di questo pianeta e guardandoci intorno possiamo vederne solo una parte molto piccola. Forse per questo ci piace così tanto salire su un punto più alto, in collina o in montagna, per spingere lo sguardo verso un orizzonte più lontano. Sono pochissimi gli esseri umani che hanno avuto il privilegio di poter guardare il nostro pianeta da sopra l'atmosfera e ancora meno quelli che si sono allontanati abbastanza da sfuggire alla sua gravità. Nel 1968 l'Apollo 8 è stato il primo veicolo spaziale con un equipaggio umano a lasciare l'orbita terrestre e a raggiungere la Luna. E gli astronauti a bordo sono stati i primi esseri umani che hanno potuto vedere il nostro pianeta tutto intero dallo spazio per quello che realmente è, una sfera blu sospesa nel buio del cosmo. Poi, alla vigilia di Natale, durante una delle orbite attorno alla Luna, hanno assistito a uno spettacolo straordinario che nessuno aveva mai potuto vedere prima. Hanno visto la Terra sorgere sull'orizzonte lunare. Nelle registrazioni originali si sente la meraviglia nella voce degli astronauti nel momento in cui si sono accorti della cosa e hanno deciso di scattare delle foto. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Hey, don't take that. It's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. Il sorgere della Terra visto dalla Luna è stato definito la fotografia ambientalista più importante di tutti i tempi. E Bill Anders, l'astronauta dell'Apollo 8 che ha fatto la foto, ha detto che vedere la Terra laggiù piccola e delicata gli ha ricordato una pallina di Natale. E poi ha anche detto: abbiamo fatto tutta questa strada per arrivare qui sulla Luna e quello che abbiamo scoperto davvero è stato il nostro pianeta, la Terra. C'è una sensazione che è stata definita overview effect, ovvero l'effetto della veduta d'insieme. È la sensazione che hanno provato tutti gli astronauti che hanno avuto la possibilità di vedere la Terra dallo spazio. Un'esperienza che ha trasformato per sempre il loro punto di vista sulle cose. Per esempio Michael Collins, uno dei membri dell'equipaggio dell'Apollo 11, ha detto che la cosa che lo ha sorpreso di più è stata la sensazione di delicatezza che comunica il nostro mondo visto da lontano. Ma anche molti altri astronauti hanno raccontato le stesse emozioni. Il nostro pianeta è piccolo, fragile, protetto da un sottilissimo strato di atmosfera e soprattutto non ha barriere o confini nazionali. È la nostra casa comune e dobbiamo prendercene cura tutti insieme. Noi ovviamente non possiamo andare di persona nello spazio, ma possiamo apprezzare le tante immagini prese dalle missioni spaziali che ci mostrano il nostro pianeta visto da lontano, come per esempio la Blue Marble, la biglia azzurra, la foto scattata dagli astronauti dell'Apollo 17 nel 1972, l'ultima volta che degli esseri umani sono stati sulla Luna. Ma ci sono molte altre immagini prese da sonde spaziali senza esseri umani a bordo. Per esempio, qualche anno dopo l'Apollo 17, la sonda Voyager 1 ha ripreso la prima immagine della Terra e della Luna nella stessa inquadratura. Un'impresa che è stata poi ripetuta dalla sonda Galileo nel 1992 e dalla sonda Discover nel 2015. E siamo riusciti persino a fare una foto della Terra dalla superficie di Marte. E poi ci sono le foto della Terra vista da lontanissimo che ce la fanno sembrare come un piccolo puntino luminoso. Per esempio la missione Cassini, che è stata inviata nel 1997 per studiare il sistema di Saturno, ha fatto diverse foto in cui la Terra si vede come un puntino minuscolo perso negli anelli di Saturno. Ma probabilmente la foto più incredibile della Terra vista dallo spazio è quella scattata il 14 febbraio del 1990 dalla sonda Voyager 1, che in quel momento si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra, ben oltre l'orbita di Nettuno. In realtà la Voyager non si trovava neanche più nel piano dell'orbita dei pianeti, ma in una posizione più elevata. E da lì, voltandosi verso l'interno del sistema solare, è riuscita a fotografare i 6 pianeti visibili da quella posizione. L'immagine completa, ottenuta mettendo insieme tutti gli scatti, è stata chiamata il ritratto di famiglia del sistema solare. Ma è la foto della Terra vista da quella enorme distanza dalla Voyager 1 a essere passata alla storia. Carl Sagan, l'astronomo e divulgatore che aveva voluto fortemente che quella foto fosse scattata, in seguito l'ha chiamata The Pale Blue Dot, il puntino blu chiaro.
Non è una foto particolarmente bella o spettacolare. La Terra si vede a malapena, è un pixel un po' più chiaro degli altri, perso dentro il riflesso della luce solare nella lente della camera. Ma è una foto straordinaria per quello che rappresenta, per il semplice fatto di essere riusciti a farla, per la sensazione di solitudine che quel puntino comunica e perché ci dà una prospettiva diversa sulla realtà. Quel puntino blu chiaro ridimensiona sia la nostra arroganza che le nostre preoccupazioni. Come ha detto lo stesso Sagan commentando la foto, quel granello di polvere perso nel buio dello spazio è la migliore dimostrazione di quanto sia folle la vanità umana. In fondo è anche per questo che studiamo l'universo, per capire qual è davvero il nostro posto nel cosmo, per staccarci da terra, per ampliare il nostro orizzonte e guardare un po' più in là.